Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Questa che stai per ascoltare è la puntata numero 171 ed è la seconda puntata speciale, una specie di starenna si potrebbe dire. Continuiamo nella nostra carrellata di estratti dalle puntate del nostro lungo percorso. Durante quest'anno e mezzo sono stati pubblicati molti episodi e in alcuni di essi ci sono dei passaggi che mi hanno emozionato, esaltato, commosso. So per certo che anche tu, ogni tanto, come capita a me, corri a riascoltare quel tale episodio o quel particolare passaggio che ti ha toccato l'anima. Ognuno di noi ha una playlist segreta, non sei d'accordo? Ecco dunque i miei momenti preferiti dalla guerra di Troia. Buon ascolto! Alla notizia dell'apertura delle ostilità dei Greci verso Troia, molti re e principi si mettono in moto per partecipare a questa guerra che pare promettere grandi imprese, grande gloria, grande ricchezza. Qualcuno è riottoso a partire. Odisseo, per esempio, si finge pazzo, ma non riesce a farla franca contro l'acume e la saggezza di Palamede. Una volta arruolato Odisseo, si tratta di recuperare il giovane Achille, solo che nessuno sa dove si sia nascosto. Voci lo situano sull'isola di Sciro, nella corte di re Licomede. Il giovane eroe è stato infatti occultato da sua madre Teti all'interno del gineceo travestito da fanciulla. Tutti stanno cercando proprio lui, ma nessuno riesce a trovarlo, camuffato com'è e protetto dalle alte mura erette a difesa della purezza delle figlie del re. Odisseo, che non sa nulla di questo travestimento, giunge al palazzo di re Licomede. Non trova traccia di Achille e sta quasi per rinunciare, quando... Attraccate dunque le navi achee, scendono a terra sulle spiagge di Lericomede Nestore, Aiace e Odisseo. Il re, ospitale, invita i tre nobilissimi ospiti a frugare in lungo e in largo nella sua reggia per trovare questo fantomatico giovane che si sarebbe introdotto tra le sue mura. L'idea a Licomede pare assurda. E infatti non si trova traccia del giovane di Ftia in alcun luogo. Odisseo, non convinto, medita tra sé. Abbiamo frugato ovunque, in ogni ala. Abbiamo ispezionato servitori, ancelle e schiavi della corte. Per certo poi non c'è nessuna stanza segreta in questo palazzo. Abbiamo tolto i cimieri a tutte le guardie, ma non abbiamo trovato alcuna traccia di quel giovane. Ma lui è qui, deve essere qui, lo sento. In qualche maniera quel ragazzo si deve essere travestito per rendersi irriconoscibile. Mi pare di sentire il suo sguardo proprio in questo momento, il suo sguardo di sfida. Mentre insegue questi pensieri, il re di Itaca intravede da Idamia il suo seguito dietro il trono del padre e ha un'illuminazione. Schiarendosi la voce, annuncia di volersi scusare di quella importuna intromissione nella pace del palazzo. La sua delegazione toglierà presto il disturbo, levando le ancore e riprendendo il mare entro poche ore. Per ricompensare almeno in parte al fastidio che la corte ha dovuto sopportare, Odisseo comanda di far portare subito dei gioielli, cinture, manti colorati e dei monili e prega Deidamia e le sue ancelle di venire a scegliere qualche oggetto. Odisseo sistema uno scudo rovesciato su di un tavolo e fa depositare nel suo cavo tutti quegli ori. Deidamia e le sue ancelle si precipitano per rimirare tutta questa pregiata mercanzia. In mezzo a tanti oggetti preziosi, stranamente, ci sono anche un paio di stiletti e, come se fosse stata dimenticata,
In fianco allo scudo si trova anche una affilata spada. Le giovinette si attardano a valutare e a confrontare questa collana con quell'altro braccialetto, quando, con un segnale convenuto, Odisseo ordina a dei soldati che stazionano in una stanza vicina di eseguire quanto ha concordato con loro: fingere che il palazzo di Re Licomede sia sotto attacco. Le giovinette urlano per il terrore. Con il primo clangore delle spade contro gli scudi, una delle ragazze del seguito di Daidamia, che stava giochicchiando con uno stiletto, si strappa le bianche vesti, scoprendosi il petto, raccoglie quella affilata lama sul tavolo, rovescia a terra gli ori, appropriandosi dello scudo, e si precipita verso quello che crede essere uno scontro. Spada alla mano, urlando «Attenti a voi, sono Achille, principe di Ftia», attraversa la porta e nell'altra stanza Achille viene accolto da una ventina di soldati e dallo stesso Odisseo, e viene affrontato non da spade sguainate, ma da una fragorosa risata. A tutta prima sorpreso, Achille subito si unisce alle risa, ridendo di se stesso per essere caduto nel tranello di Odisseo. Uscito allo scoperto, l'invincibile figlio di Peleo e di Teti ormai fa parte della spedizione che si muoverà verso le insuperabili mura di Troia. Palamede tradito è per me uno degli episodi più belli e dolorosi, in quanto a cadere in una trappola architettata dai suoi stessi compagni di schieramento c'è il più nobile degli Achei. La parte che mi affascina maggiormente, oltre all'elaborato tranello di Odisseo, è quella che narra ciò che accade dopo la morte di Palamede. La fedeltà all'amico da parte dell'integerrimo Aiace e Telamonia e la, follia di Eace, il giovane fratello dell'eroe incastrato dagli amici. Trovato il sacco con l'oro, per Palamede è la fine. Nessun processo, nessuna arringa per la sua difesa. Palamede viene lapidato. Le sue ultime parole pare siano state: verità, io piango la tua morte che ha preceduto la mia. Alcuni raccontano che Agamennone, Diomede e Odisseo sono complici in questo complotto, che assieme dettano la lettera al prigioniero frigio e poi comandano ad un fidato servitore di occultarla accanto al sacco d'oro sotto il letto di Palamede. In ogni caso, Agamennone decreta che nessun onore funebre debba essere officiato in memoria di Palamede. Il suo corpo deve rimanere la mercé dei cani e degli uccelli. Il grande re minaccia di morte chiunque osi disobbedire al suo comando. Nessuno alza un dito per recare onore a Palamede, tanto amato e rispettato prima, tanto odiato e vituperato ora. Solo un uomo, tra le decine di migliaia al seguito di Agamennone, non presta ascolto a questo suo ordine, che ai suoi occhi appare dichiaratamente ingiusto. Aiace Telamonio, l'eroe cugino di Achille, a grandi passi si avvicina al cadavere di Palamede, se lo carica sulle spalle e lo porta via con sé, per dargli una degna sepoltura. Qualcuno afferma che il gigantesco Aiace gli prepari addirittura una pira e provveda a raccogliere le sue ceneri in una urna. Nessuno osa ostacolare Aiace, nemmeno Agamennone. Il figlio di Telamone, come tutti sanno, ha la pelle così dura da risultare invulnerabile a qualsiasi arma, e il suo tremendo martello di guerra con il quale sbaraglia le guarnigioni troiane è troppo prezioso per il re di Micene. Agamennone manda giù il rospo, rimandando a dopo la vittoria una eventuale vendetta su Aiace.
Il fratello di Palamede, Eace, sorvegliato a vista, non può inviare alcuna comunicazione né un messaggero al padre Nauplio, che in Grecia nulla sa della fine ingloriosa del figlio. Sulla riva del mare, Eace scruta l'orizzonte, pronunciando a volte nenie incomprensibili. Seduto vicino a una catasta di remi non più utilizzabili, il giovane comincia a prenderne qualcuno e ad intagliare forme, cavalli, soldati, lance. A volte inizia a scolpire qualcosa, poi pare insoddisfatto del lavoro e getta il remo in mare. Poi fa volare sulle onde un altro remo e un altro ancora. Le guardie poste a sorvegliare quello strano giovane ridacchiano e si scambiano occhiate d'intesa. Il ragazzo sta perdendo la ragione per la vergogna del tradimento di Palamede. Le sentinelle non si sono accorte che su quei remi Eace ha intagliato un messaggio per il padre, raccontandogli in breve del tradimento che è stato ordito da qualcuno ai danni del suo innocente fratello. Le incomprensibili nenie canticchiate sottovoce sono preghiere a Poseidone affinché guidi quei remi sulle onde fino alle terre del padre suo. E così accade. Poseidone ascolta la preghiera del suo lontano nipote e fa arrivare quei remi da Nauplio. Dopo poco tempo, Nauplio furioso giunge alle sponde di Troia. Esige le prove del tradimento del figlio e chiede il resoconto di come Palamede abbia provato a difendersi dalle accuse. Dietro precise istruzioni dell'onesto Odisseo, Agamennone non elargisce alcun favore a Nauplio, né tantomeno gli concede udienza o soddisfa in minima misura le sue legittime richieste. Il vecchio, pieno di rancore e rabbia, ritorna in patria, portando via con sé Eace. Una volta giunto in Grecia, l'anziano re inizia a far visita alle spose dei comandanti greci coinvolti nell'assassinio di suo figlio e ad ognuna racconta: tuo marito ha trovato a Troia una giovane concubina. La ama così intensamente che ha intenzione di portarla in patria a fine guerra per farla sedere come regina al tuo posto. Un altro episodio che amo molto è quello dedicato a Filottete, il magnifico arciere. Se stai leggendo il libro Eracle, la via dell'eroe, ti sarai accorto come nelle sue pagine sia stata volutamente lasciata come sospesa una preziosa informazione che invece ritrovi alla fine dell'episodio su Filottete. Niente spoiler, ti lascio l'estratto dell'incontro tra un giovane ragazzino e il possente semidio figlio di Zeus. Eracle è morente e il suo vecchio amico Peante si rifiuta di fargli un grande favore. L'unico che può avere la purezza per poter sopportare questa azione terribile è forse proprio il timido fanciullo che Eracle ha davanti, il piccolo Filottete, figlio di Peante. Peante drizza le orecchie. Ha riconosciuto una di quelle voci. Ma no, non può essere proprio lui. Esce dalla boscaglia sorridendo per salutare l'amico di tante avventure, ma tosto il sorriso si smorza in una espressione di tristezza. Eracle, amico mio, che cosa sta succedendo? Oh, grande Zeus, quale maleficio ti ha colpito? Eracle ha il corpo ricoperto di tante piccole fiammelle che gli stanno divorando le carni. L'eroe cerca di spegnere queste lingue di fuoco istintivamente con le mani, ma immediatamente riappaiono, tormentandolo.
Quando volge lo sguardo verso Peante, il semidio, che subito lo riconosce, pare dimenticarsi della persona con cui stava parlando e si dirige verso di lui. Peante, strabiliato dalla scena, non indietreggia, ma nemmeno alza l'arco a difesa. I passi di Eracle e le sue mani tese non lasciano intendere un attacco, quanto una preghiera. Peante, compagno mio di quella spedizione con Giasone, quale fortuna che tu sia qui giunto in questo momento. Eracle afferma di aver bisogno del suo aiuto e che sa che potrà averlo da lui. Il giovane con cui stava discutendo un attimo prima è suo figlio Illo, il quale ha costruito la pira funeraria sulla quale Eracle ha intenzione di stendersi. Pira funeraria, ma che follia è mai questa? Non ti devi abbattere, amico mio, non stai morendo. Soffoca questi fuochi che ti consumano, gettandoti in un rivo o con un mantello. Nessun fuoco resiste senza aria. Peante ignora che quel fuoco è il magico veleno che Deianira, la gelosa consorte di Eracle, persuasa che si tratti di un filtro d'amore, ha distribuito su una tunica del marito. Il fuoco che si è sprigionato al contatto con la pelle dell'eroe è inestinguibile e corrosivo. Nulla, in cielo o in terra, può ormai salvare la vita di Eracle. Non c'è tempo da perdere, amico mio. Ora distenderò sulla pira la pelle di leone che mi ha fatto da mantello per tutta la vita e mi ci coricherò sopra. Tu, mio nobile compagno, con questa torcia che io stesso ora metto nella tua mano, tu appicca il fuoco, che io possa liberarmi, morendo, di questo supplizio. Come puoi chiedermi questo? Come puoi? Diverrò per tutti colui che ha posto fine alla vita di Eracle. A quale orrido lascito vuoi consegnarmi? Preferisco essere dimenticato piuttosto che portare per sempre un peso come questo. Allora non mi rimane che morire dopo una lunghissima agonia che consumerà il mio cuore prima ancora della mia vita. A meno che... Chi si nasconde dietro di te, Peante? Chi, spaventato e timoroso, cerca riparo dal mio sguardo? Filottete si fa avanti, tremante. Giovane figlio di Peante, tuo padre è uno dei più grandi arcieri che io abbia mai incontrato in vita mia e sono certo che anche tu hai ereditato dal suo sangue questa arte. Tu sei giovane e puro, una vita di avventure ti si apre dinanzi, ma ancora una non l'hai affrontata. Sia questa la tua prima avventura. Anche io sono un abile tiratore d'arco, ma ormai credo che presto smetterò di andare a caccia. Ecco, ti dono questo mio arco. È più grande di te, ma presto crescerai e tuo padre ti insegnerà a governarlo. Questa è la mia faretra. Qui trovi delle frecce libere, usale per la caccia. Queste altre frecce, che hanno la punta infilata dentro sacchetti di doppio cuoio, usale per difenderti dai nemici. Sono intinte in un potente veleno, lo stesso che sta consumando me in questo momento. Usale perciò con attenzione. Un solo graffio con queste porta ad una morte inarrestabile e, come vedi, dolorosa. In cambio di questi doni ti chiedo un solo favore. Appicca per me il fuoco a quella pira laggiù e vai in pace.
Eracle si avvicina al ragazzo e gli sussurra qualche parola all'orecchio. Il ragazzino sorride e risponde di sì con la testa. Un arco, tutto per sé, delle frecce magiche, quale fortuna! Non ci crede ancora. Peante, quello che a te avrebbe portato vergogna, al tuo giovane figlio porterà gloria. Ha ereditato l'arco e le frecce del figlio di Zeus. Salute a te, amico mio. Peante, con le lacrime agli occhi, china lo sguardo mentre Eracle si avvia alla propria pira. Non vuole assistere a questa scena. Eracle si avvicina a Illo e gli dice sottovoce qualche parola. Il figlio con un cenno gli risponde di sì e fa per abbracciarlo, ma non può. Il fuoco mortale si appiccherebbe anche a lui. Il semidio poi si distende sulla pelle del leone di Nemea e con uno sguardo ordina al piccolo Filottete di accendere la pira. Questi con perizia appicca il fuoco in più punti. Presto la pira arde alta. Filottete corre sorridendo verso Peante. Sono stato bravo, padre? Questi sono solo alcuni estratti dai molti episodi che sono usciti in questo percorso. È in arrivo una nuova puntata con il meglio di altri 3 episodi. A presto. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici. È il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. Inoltre, nel medesimo indirizzo, troverai notizie e aggiornamenti regolari. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. E i nuovi sostenitori, Alessandro, Francesca, Rossella e Sara. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.